Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime di mercato in casa Napoli, e ce ne sono tante quest'oggi, da Lukaku e l'interesse dell'Atlanta in MLS, Noah Lang, l'Ajax ha messo gli occhi sull'esterno del Napoli per sostituire il partente Götze, Lindstrom e Schalke 04 non se ne farà più niente, saltata la trattativa dalla Germania, torna a Castel di Sangro anche se sa che comunque deve partire e si deve rimbastire, un'altra situazione per piazzarlo altrove. E l'ultima ma non ultima per importanza, Gutierrez, l'eventuale plusvalenza, il Napoli comunque riceverà pagamenti a rate e quindi non è che può investire 20, 30 milioni, 40 che siano, ma facciamo il punto della situazione insieme, andiamo con calma, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si diverte. Partiamo da questa situazione, Jesper Lindstrom e la trattativa saltata con lo Schalke 04. Il trasferimento di Lindstrom allo Schalke è definitivamente sfumato, nonostante il giocatore avesse già sostenuto addirittura le visite mediche in Germania. A ricostruire quanto accaduto è Sky Sport, che spiega come l'intesa tra il Napoli e il club tedesco fosse stata raggiunta inizialmente sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, oltre a bonus legati alle presenze. Tuttavia, nella fase conclusiva dell'operazione qualcosa è cambiato. Il Napoli avrebbe apportato alcune modifiche all'accordo verbale nel momento dello scambio dei documenti, variazioni ritenute del tutto legittime dal club azzurro. Lo Schalke 04 però non le avrebbe accettate, decidendo di interrompere la trattativa. La rottura è arrivata proprio per la mancata convergenza sulla formula definitiva dell'accordo. L'affare è quindi saltato, anche se non è escluso che le parti possano tornare a parlarsi nel tempo. Lindstrom è atteso nuovamente a Castel di Sangro, pur restando tra i giocatori destinati a lasciare Napoli. E io che avevo anche calcolato l'eventuale minusvalenza, perché poi diciamo che tra i soldi che incassi, il cartellino e quanto hai pagato Lindstrom non è che andiamo a fare una plusvalenza per quanto riguarda il calciatore, ma comunque non se ne fa niente perché lo Schalke ha rifiutato ovviamente il tutto e non c'è più trattativa. Quindi è da ridere questa situazione, vedremo poi nei prossimi giorni con chiarezza quando usciranno più nel dettaglio i motivi del perché e del per come. Per quanto riguarda Gutierrez, abbiamo letto che comunque l'investimento che fa il Bayer Leverkusen sarà pagato a rate e quindi non è tutto cash e tutto subito, e il Napoli non è che può investire poi il tutto calcolando che l'anno prossimo prendi 5, 6, 8, 10 milioni, l'altro anno ne prendi 4, no, ti devi attenere comunque a ciò che ricevi quest'anno, a ciò che riceverai l'anno prossimo. L'eventuale plusvalenza calcolata ovviamente in base a come il Napoli opera l'ammortamento dei cartellini su un quinquennale, il 40%, poi il 30%, poi il 20%, poi il 7% e poi il 3% l'ultimo anno, che dovrebbe raggiungere una plusvalenza di 18-19 milioni se la trattativa si chiude comunque a 30 milioni. Perché? Perché il cartellino di Gutierrez costato al Napoli 19 milioni, il 40% il primo anno ovviamente tagliato sono 7,6 milioni che tolti ai 19 ovviamente di quanto l'hai pagato restano 11,4 milioni di euro, e quindi ecco che è sicuramente una bella plusvalenza che vai a fare, ma accettare poi il pagamento a rate, se mi venite a dire no ma l'abbiamo fatto per una situazione economica, era una plusvalenza da fare eccetera, sì, però poi c'è il pagamento a rate, non è che mi suona tanto questa situazione, anche perché nel contratto di Gutierrez c'era una clausola rescissoria valida solo per l'estero a partire dal 2027 di 45 milioni, quindi da gennaio in avanti chi si voleva accaparrare il terzino sinistro doveva pagare 45 milioni ovviamente all'estero. In Italia dovevi trattare con il Napoli. Queste sono le ultime per quanto riguarda Lindstrom e Gutierrez. Abbiamo letto che c'è un interessamento dell'Atlanta per quanto riguarda Lukaku, si parla di
trattativa all'inizio, il Napoli comunque ancora deve scendere in campo. Sasha Tavolieri, giornalista belga, tramite un post su X ha svelato le ultime novità riguardanti il futuro del centravanti azzurro. Di seguito alle sue parole riportate alla nostra redazione, Romelu Lukaku ha aperto alla possibilità di lasciare l'SSC Napoli. L'Atlanta United FC sta spingendo per ingaggiare Romelu. Il club della Major League Soccer sta dimostrando un forte interesse nel portare in USA l'attaccante belga. Al momento sono in corso colloqui per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo su termini personali. L'affare è ancora in una fase iniziale, deve ancora scendere in campo. Il Napoli, sappiamo che la richiesta è intorno ai 15 milioni, magari si può chiudere qualche milioncino in meno se si mette proprio di traverso. Comunque il Napoli credo che non scenda assolutamente dalla richiesta iniziale che sappiamo già da qualche mese di 15 milioni o giù di lì. Per quanto riguarda Noah Lang, non ultima per importanza, perché io non vorrei perdere Noah Lang per questa stagione, anche perché io non posso, calpestare qualche dato di ciò che è stato al PSV. Il PSV nell'anno che poi il Napoli acquista Noah Lang fa 108 reti con Lang, incluso nel gioco, e in queste 108 reti per più del 30%, quindi non possiamo sicuramente fare come stiamo facendo con l'Instrom. Vabbè, vai in prestito da una parte e dall'altra. L'Instrom, va bene, non ha dimostrato negli anni praticamente niente, ci sta, e magari riusciamo pure a chiuderlo in prestito, anche se è saltata la trattativa con lo Schalke. Però io no, a Lang lo terrei assolutamente in rosa. Ma l'Ajax è sul calciatore, e io che vivo a Amsterdam vi posso assolutamente confermare che la trattativa e l'interesse dell'Ajax è vero e certificato. Il futuro di Noah Lang continua ad essere uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Ajax in pressing, ma su Lang ci sono anche la Roma, la Fiorentina e il Club Brugge. Stando a quanto riferito sul proprio accanto dall'esperto di mercato, l'Ajax avrebbe già manifestato il proprio interesse per Noah Lang, che resta anche seguito dalla Roma, il Club Brugge e la Fiorentina. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, soprattutto se il club di Amsterdam completerà la cessione di Götze al Paris Saint-Germain, liberando risorse economiche da reinvestire sul mercato. In quel caso l'Ajax avrebbe la disponibilità finanziaria per soddisfare le richieste del Napoli, che resta disposto ad ascoltare offerte per l'olandese, e potrebbe dare il via libera alla cessione per finanziare ulteriori operazioni in entrata. Ovviamente la notizia la dà Ekrem Konur, turco, esperto di calciomercato quanto ne vogliamo. Io mi sono solo guardato in giro qui ad Amsterdam, chiedendo a chi di dovere, e l'interesse è reale. E l'Ajax come affonda la cessione per quanto riguarda il calciatore da dare al Paris Saint-Germain? Si potrebbe fiondare su Lang, e il Napoli che poi potrebbe sedersi al tavolino. Benissimo, ti vuoi sedere al tavolino per vedere quanto vogliono spendere, quanto ti vuole dare l'Ajax? D'accordissimo, ma qualche conto ce lo siamo fatti dal punto di vista della rosa, chi mettiamo a sinistra. Comunque stiamo trattando tantissime cessioni e va bene perché siamo tanti, ma dal punto di vista del campo, le coppie, come ti metti in campo, ce le stiamo facendo due domande. Io sono assolutamente perplesso, e ovviamente credo anche voi, per quanto riguarda questi movimenti. Secondo me ci si deve svegliare, o è il caldo che sta facendo qualche danno, perché non è possibile che poi arriviamo con Lindstrom, che ha già fatto addirittura le visite mediche con lo Schalke. Ma parliamo sicuramente di un prestito, che poi il riscatto a 5 milioni, non parliamo di una trattativa che comunque ti ha fatto saltare 50 milioni in entrata, siamo tutti d'accordo. Ma esuberi degli esuberi, calciatori che comunque non rientreranno né tantomeno nei pensieri, e figuriamoci nelle rotazioni di un eventuale Napoli 2026-2027, e comunque non se n'è fatto niente. Bisogna ricominciare
perdere altro tempo invece di concentrarsi poi su ciò che si deve fare sulla difesa. E ci torniamo domani su Badiashile, perché c'è l'accordo col calciatore, il Chelsea sta vedendo cosa fare, è un Napoli che attende anche cosa succede in casa Juve e questa situazione Gatti che potrebbe prendere piede. Ma facciamo il punto della situazione magari domani, avendo qualche notizia più sicura. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!